Ciao avventurieri, bentornati. Questo è Max DM Crafting e questo è il quarto episodio della serie Crea il tuo dungeon. Ragazzi, questo è l'episodio finale di questa piccola serie, esplorativa, che ho fatto per capire quanto possano piacervi questi semplici tutorial su come creare gli elementi di base per il vostro dungeon. Io mi auguro che questi episodi vi siano piaciuti. Questo sicuramente è uno dei migliori episodi della serie, quindi spero che vi piacerà anche questo, ma ho bisogno del vostro aiuto per capire se andare avanti a fare altri episodi di questo tipo. Quindi commentate sotto, sia che voi siate italiani, sia che voi siate dei miei normali followers da tutte le parti del mondo. Fatemi capire se questi episodi con i sottotitoli in italiano e in inglese vi possono piacere. Io così potrò andare avanti, ho tantissimi capitoli da sviluppare, per cui se amate questo genere di cose commentate sotto e fatemelo sapere. Ricordatevi che questo canale esiste perché voi lo state supportando. È sufficiente guardare questi video, condividete questi video con i vostri amici, buttate giù un like e seguite tutti gli episodi, ok? Altra cosa, se siete generosi, se avete voglia di darmi una mano, un sostegno, sappiate che questo canale gira senza budget, ragazzi. Sono io da solo, mia moglie mi vieta completamente di spendere soldi per mettere in piedi tutto questo baraccone. Per cui se mi volete aiutare offritemi un caffè, potete farlo ovviamente con Patreon o PayPal. Questo è il modo migliore. Ricordatevi dei link Amazon nella description box sotto questo video. Se comprate attraverso questi link che ho messo sotto per voi, ragazzi, cercate quelli per l'Italia, mi raccomando, se siete italiani ovviamente. Dicevo, se comprate con quel link niente cambierà per voi, per me invece è tutto il supporto del mondo perché ricevo delle piccolissime commissioni da Amazon, quindi aiutate anche in questo modo il canale a sopravvivere. Adesso però costruiamo casse e molto altro per il nostro dungeon. Crack on! Ovviamente tutto incomincia da un pezzo di schiuma. Sto utilizzando il mio tappetino, il mio cut mat, il mio tappetino per taglio, e utilizzo la griglia per ritagliare dei cubettini da 1 inch per 1 inch, quindi siamo circa 2,5 cm per 2,5. A seconda dello spessore della vostra schiuma potete mettere insieme più pezzettini per creare, un cubo che sarà la vostra cassa, la dimensione della nostra cassa. A questo punto ottengo 2 pezzettini, aggiungo dei chiodini all'interno. Questi hanno un doppio scopo. Il primo è quello sicuramente di facilitare l'attacco di 2 pezzi con la colla, e il secondo è quello di aggiungere un po' di extra peso al pezzo, perché sapete che la schiuma è comunque il polistirene è molto leggero. Non è un passaggio fondamentale quello per i chiodini, però se potete aggiungete sempre del peso al vostro pezzo. Ora a occhio vado a tagliare del legno di balsa. Il legno di balsa è molto economico, si taglia con un taglierino, a volte si fa un po' fatica ma si può fare facilmente. Vado a prendere la misura della mia cassa a occhio e poi faccio delle repliche sulla balsa. Ho già fatto 2 lati che sono circa della lunghezza della mia schiuma, del mio cubetto di schiuma, e andrò a fare gli altri 2 lati uguali al cubetto di schiuma più il balsa wood che ho già inserito. Vedete, ai lati ho già messo i miei stecchettini, ora questi che vado ad aggiungere sono uguali alla somma della mia cassa interna, con le assi esterne. La schiuma ci aiuta a stabilizzare i pezzi per ottenere degli angoli a 90 gradi più o meno precisi. Non state a essere estremamente maniaci sulla precisione di questi pezzi, ragazzi. Un po' di imprecisione fa bene al fantasy, io continuo a sostenerlo. Ora per il coperchio vado ad utilizzare la stessa tecnica che abbiamo visto per le porte di legno nell'episodio precedente. Vado prima a separare le assi tra di loro, vado molto leggero col taglierino per aumentare un pochettino la separazione, e poi vado a creare un wood grain, una venatura del legno con la mia penna. Non dimenticatevi i bordi delle assi, vedete, basta mettere delle lineette e vado ad aggiungere un po' di realismo alle singole assi. Poi aggiungo qualche nodo, le mie venature sono fatte veramente in 5 secondi. Il coperchio può essere lasciato staccato dal pezzo in caso di casse vuote. In questo caso scelgo l'opzione più semplice, ovvero vado a creare un coperchio che poi andrò a incollare alla mia cassa.
Ancora facciamo i rinforzi con il balsa wood e li attacchiamo con la colla vinilica. Ora notate bene, il legno di balsa si può incidere facilmente anche con una penna. Io volevo mettere i buchi dei chiodi nel legno e mi sono dimenticato di farlo, quindi in un primo passaggio avevo messo i miei rinforzi senza i buchi. Il vantaggio della colla vinilica è che non asciuga istantaneamente e quindi possiamo sempre riprendere i nostri pezzi, e come vedete ho corretto mettendo i buchi in un secondo momento. Sempre misurando a occhio ho aggiunto le altre assi di rinforzo per i lati frontale e posteriore e poi aggiungo dei pezzettini più sottili in maniera diagonale sul lato diciamo che non ha ancora i rinforzi. Ragazzi, per le casse non c'è una regola vera e propria, l'importante è che tutto combaci e che sia verosimile sul tavolo. La seconda cassa che creiamo è molto più semplice. In questo caso copiate bene quello che sto facendo perché è semplicemente incisa su un pezzetto di schiuma, su un pezzo di polistirene. Con la penna vado a creare prima le assi laterali. Ricordatevi che il coperchio deve essere un'unità a sé stante, quindi vedete che il coperchio non ha interruzioni sui lati, ma è un pezzo diciamo composto da assi orizzontali. Come potete notare è tutto semplicemente inciso con la penna, facilissimo. E questa cassa, ragazzi, la stiamo creando in tempo reale, vi assicuro che è questione di secondi e avete una cassa pronta per il vostro dungeon. Questa volta però vedete per le venature del legno sto utilizzando una spazzolina di metallo. Anche questo è un accessorio molto economico, di solito si trovano in pacchi da 3 o 4 e costano pochissimi euro, 2-3 euro, e le venature che si ottengono sono molto realistiche, vedete. Ho aggiunto anche le due manettine con la stessa tecnica che ho utilizzato per le porte dell'episodio precedente. Ora creiamo quella che io chiamo la cassa con sorpresa e qui ci spingiamo un po' più in là rispetto al livello base, ragazzi, quindi non vi spaventate, proviamo a spingerci un pochettino oltre il crafting di base e andremo a creare una cassa con un contenuto molto speciale. La tecnica è quella della cassa piccolina che avete visto prima, quindi vado a disegnare con la mia penna le mie assi di legno intorno a un pezzetto, un blocchetto di schiuma. Vedete che questo blocchetto di nuovo è un po' più grande rispetto a quello di prima, qui si tratta di una cassa di circa 3 cm per 1,5. Anche qui sto creando il wood grain con la spazzola di metallo e anche qui metto del peso extra all'interno della cassa. Non è un passaggio obbligatorio questo, ragazzi, però se potete, vedete, sto inserendo delle ranelle, le presso proprio all'interno di due tagli che ho fatto dentro e questo aggiunge un po' di peso extra alla cassa che è sempre piacevole. Ora per il coperchio una tecnica un po' particolare. Utilizzo una fettina di schiuma ricavata con le tecniche che abbiamo visto negli episodi precedenti e sempre con la mia penna vado a creare le assi e il wood grain ovviamente. Però questa volta vado a tagliuzzare un pochettino di più le mie assi perché voglio creare un effetto di rottura del coperchio. Voglio far credere che qualche cosa dall'interno stia cercando di uscire. E qua inizia il bello, ragazzi. Vedete che sto pressando tra le dita il coperchio. Questo garantisce alla schiuma di diventare più elastica ed è più facile da piegare senza romperla. Quindi è importante conoscere le proprietà della schiuma. Se io la presso diventa un po' più flessibile, vedete? Ora attenzione, vedete questa operazione la faccio con la lama molto vicina alle dita. State attenti, è una operazione controllata, molto tranquilla, molto calma, quindi si può fare senza tagliarsi, ok? Ora andrò a incollare, vedete che ecco questo è il mio coperchio che è rotto dall'interno, guardate che bel effetto. Ora vado a incollare con la mia colla vinilica come al solito, però oltre alla colla vado anche ad aggiungere dei piccoli chiodini, questi sono chiodini da 1 centimetro circa, piccoli, sono puntine quasi da disegno, sono dei micro chiodini e sono quelli da cornici che sono proprio, si trovano ovunque praticamente, dei chiodini così piccoli e questi abbelliranno e fisseranno il mio coperchio. Ora passiamo a una piccola fase di scultura. Vedete che sto prendendo del DAS. Il DAS, questo DAS bianco, è un DAS che secca praticamente all'aria. Non c'è bisogno di cuocerlo, non c'è bisogno di metterlo in forno, semplicemente a contatto con l'aria si indurisce. Quindi ogni volta che io poi lo metto via, ragazzi, ricordatevi di metterlo a riparo dall'aria, quindi utilizzate quei sacchetti che si usano tipo per congelare le cose in freezer. Vedete che ho creato dei tentacoli e vado a piazzarli come se stessero uscendo dal coperchio rotto.
Questa pallina arancione che vedete è un proiettile delle pistole ad aria compressa. Io ne ho una confezioncina e le uso per tantissime cose. Molto spesso, come in questo caso vedrete, non le coloro nemmeno. Mi piace utilizzare quell'arancione che è un colore molto molto vivace e che per fare alcuni effetti sul tabellone da gioco è ideale. In questo caso vedete l'ho avvolto con un po' di DAS e ho creato una specie di occhio. Questa sarà una piantina che esce, diciamo una pianta carnivora che esce dalla nostra cassa. E qui ragazzi ci spingiamo un po' oltre. Questa cosa che vedete si chiama Green Stuff, è prodotta da Army Painter ed è una pasta che va a diventare plastica dura una volta che vado a mixare il blu con il verde chiaro. Vedete che una volta che io vado a mixarle queste due sostanze reagiscono e ho della pasta da modellare che circa in 24 ore mi diventa dura come plastica. E questa ragazzi ha il vantaggio di essere molto flessibile, al contrario del DAS. Mi sono dovuto fermare con il DAS perché a un certo punto vedete che ho bisogno di creare dei tentacoli molto molto curvati e con il DAS avevo delle crepe, dei problemi, quindi sì, potevo magari diluirlo con un po' dell'acqua, ma con la Green Stuff si fa davvero un ottimo lavoro. Vedete che ho fatto dei piccoli tentacoli che vanno un po' qua e là, ragazzi, qua è soltanto un po' di gusto. Ora creo delle palline che vado ad aggiungere intorno all'occhio principale e con questo qua è un ditino di uno scheletrino di Halloween, però vedete ci sono anche attrezzi un po' più complessi, ma basta che ci sia un qualche cosa di appuntito e di bagnato, altrimenti si appiccica alla Green Stuff. Vado a creare dei buchetti all'interno di queste protuberanze. Questo non so che cosa sia ragazzi, ma guardate l'effetto, è fantastico. Ed è veramente semplice da realizzare. Ultimo elemento che andiamo a creare oggi sono dei sacchi, i sacchi con delle, non so, delle scorte. Di solito i sacchi li associo a del cibo, quindi nelle casse di solito trovi degli oggetti, nei sacchi del mio dungeon di solito trovi delle vivande. Vedete che diluisco della PVA glue all'interno di un bicchierino di plastica. Questa cosa che sto facendo di tagliare il bicchiere andava fatta prima, rischiate di fare un macello, io l'ho fatta dopo, però mi è andata bene. Ora ho più accesso ovviamente alla mia colla vinilica diluita, utilizzo questi qua sono dei fazzolettini di carta, dei tovaglioli, e vado ad avvolgere dei cubetti di schiuma, di polistirene, di foam, che ho modellato precedentemente pressandoli un po' nelle mie dita. Questi sono degli scarti ragazzi, l'importante è che raggiungiate la dimensione che vi serve, quindi se avete bisogno di farli più grandi, più piccoli, questo sta al vostro gusto. Metto un paio di strati di questa carta e ragazzi state attenti, non utilizzate carta che abbia disegnati dei motivi floreali o dei disegnini, usate una texture semplice, senza disegnini. E poi utilizzo uno spago, questo è uno spago di quelli postali, vado a fare un paio di giri finché la colla è bella bagnata e poi ragazzi senza fare nodi che diciamo di solito sono fuori scala rispetto a quello che stiamo facendo, taglio il mio spago e con una goccia di super colla vado a fissarlo. Taglio la cima, la sistemo un pochettino e guardate qua, ho già creato 3 sacchettini. A me piace combinarli sul tavolo da gioco. In questo caso vedete, sempre con della colla finché stanno asciugando, vado a piazzarne 2 in piedi e uno sdraiato e ottengo un pezzo che sul tavolo da gioco è assolutamente fantastico. Non sono perfette le texture di questi sacchettini, ma con la colorazione vedete che vengono molto molto bene. E a proposito di colorazione, eccoci pronti. Andiamo a coprire il tutto con del nero acrilico, un po' diluito, così riusciamo a entrare bene in tutte le fessure, in tutte le crepe, diciamo. Poi vado con del marrone scuro, una volta che il nero è asciutto, e vado a coprire praticamente il 95% di tutto il legno. Non entrate troppo nelle fessure, così lasciate un po' di profondità. Vedete che vado a coprire tranquillamente anche la mia pianta carnivora, chiamiamola così. E ora utilizzo il mio colore preferito, che è un warm gray, un grigio caldo. Questo colore ragazzi fa la differenza su tutti i pezzi, perché dà un realismo incredibile. Il legno ragazzi non è quasi mai marrone davvero, è sempre più grigiastro, soprattutto quello che non è stato verniciato. Guardate che bella la cassettina che abbiamo fatto con la schiuma.
mentre ovviamente diventano interessantissime tutte le texture del legno che abbiamo creato sia nella cassa diciamo fatta con il balsa wood sia in questa qua. Vedete che non mi preoccupo minimamente di andare anche sulla mia piantina, è il vantaggio di partire ovviamente dagli strati più profondi. Ora ci possiamo dedicare invece proprio alla nostra strana creatura. Incomincio con un verde oliva, un verde scuro, e vado a fare tutta la pianta, cioè tutte le parti che fondamentalmente non sono cassa. Poi vado con un verde acido, questa volta vado a coprire l'80%, non entro nei meandri della pianta, non entro nelle cavità, la faccio soltanto all'esterno, e poi vado a fare una parte finale con un verde ancora più giallastro, aggiunto ancora del giallo, che mi dà una sensazione di acido un po' più presente. Ultimo, una specie di pennello asciutto, vado a fare proprio con del giallo le ultime parti. Ora faccio i miei chiodini con un po' di gunmetal e guardate l'effetto. Notare che la sfera arancione non è stata toccata e dà un contrasto fantastico all'interno del verde. Con questo abbiamo concluso l'ultimo dei pezzi e vedete qual è il risultato finale. Intanto vedete scorrere Patreon sulla sinistra di questo video. Se volete potete supportare questo canale iscrivendovi a Patreon. Diventando uno dei miei patron avrete accesso sicuramente del materiale esclusivo, potete garantire che questi video vadano avanti e avete accesso a una serie di benefits che scoprirete soltanto se andrete ad iscrivervi a Patreon. Grazie per aver visto questo video ragazzi, alla prossima!